Allora, oggi voglio fare un video un po' diverso, perché io il Costa Rica l'ho scelto davvero. Non come meta da vacanza, non come sogno tropicale da cartolina, non come posto da guardare su Instagram e dire che è bello. L'ho scelto come paese da prendere seriamente in considerazione per viverci, investirci e costruirci qualcosa. La cosa che mi colpisce sempre di più è che sempre più gente lo sceglie. Ma da fuori tantissimi ancora non lo capiscono. Ancora tanti miei amici mi chiedono sempre: ma perché Costa Rica? Tanti lo idealizzano, lo sottovalutano o lo infilano dentro categorie sbagliate, e secondo me il Costa Rica è proprio uno di quei posti che se lo guardi da lontano rischi di essere capito male fin dal principio. Io in Costa Rica ci sono da poco più di un mese, quasi un mese e mezzo, pertanto non pretendo di conoscerlo a menadito. C'ero già stato in luglio, pochi giorni, però mi sono informato, ho preso contatti, mi sto muovendo non come un turista e quindi un pochino posso dire di cominciare a conoscerlo. Il punto è che il Costa Rica non è un paese facile da inquadrare, non è il classico paese super sviluppato e non è neanche il classico paese latinoamericano come tanti se lo immaginano da fuori. Non è un paese ricco nel senso classico del termine, però non è neanche un paese povero. Non è il posto dell'efficienza totale, ma non è nemmeno il caos totale. E quindi che succede? Che molta gente da fuori non sa dove metterlo, perché siamo abituati a ragionare per etichette: ricco o povero, sviluppato o arretrato, sicuro o insicuro, organizzato o disorganizzato. Il Costa Rica invece ti manda un po' in crisi perché non sta davvero in nessuna di queste categorie fino in fondo. E proprio per questo molti non lo capiscono. Io personalmente più lo vivo e più capisco perché l'ho scelto. Non perché sia perfetto, anzi perfetto non lo è proprio per niente. Ma perché ha una cosa che oggi in tantissimi posti si sta perdendo, che è una certa coerenza di fondo. Qui non hai per forza la grande spettacolarità, non hai il paese che ti urla addosso per impressionarti e non hai la scenografia gigante, però senti che c'è una struttura di vita che nonostante i problemi in qualche modo regge, va avanti. E questa cosa, perché arriva da certi contesti, pesa tantissimo, perché a un certo punto nella vita non cerchi più solo il posto bello, cerchi il posto che ti faccia vivere in un certo modo. E qua voglio dire una cosa molto chiaramente: io il Costa Rica non l'ho scelto solo per la natura, non l'ho scelto solo per il clima e non l'ho scelto solo per il discorso pura vida, che obiettivamente ancora non ho capito fino in fondo, e probabilmente tanta gente che dice di averlo capito tampoco l'ha capito. L'ho scelto per una lettura più ampia del mondo, perché quando io ho iniziato a guardare seriamente il Costa Rica, secondo me molta gente era ancora mezzo addormentata. Eravamo in quella specie di pseudo tregua in cui tanti pensavano ancora che tutto sommato il mondo avrebbe continuato ad andare avanti più o meno come prima. Io invece già allora avevo la sensazione che quella tregua fosse fragile, che non fosse normalità vera, che fosse più una parentesi. E purtroppo ad oggi, guardando quello che sta succedendo a livello mondiale, per me si vede sempre di più che certi grandi eventi negativi non solo sono arrivati, ma probabilmente siamo solo all'inizio. Ovviamente spero di sbagliarmi. Quando parlo di grandi eventi non parlo solo di una singola crisi o di una singola guerra o di una singola emergenza. Parlo di una sensazione più ampia di instabilità, di un mondo che sta entrando in una fase più dura, più nervosa, più frammentata e più imprevedibile. Geopolitica, economia, tensioni sociali, controllo, perdita di riferimenti, erosione della fiducia. Secondo me tutto questo non è scollegato. E io nel mio piccolo, quando ho scelto il Costa Rica, l'ho fatto anche in funzione di questo. Non ho scelto solo un posto che mi piacesse, ho cercato anche un posto che nel bene e nel male mi sembrasse più adatto ad affrontare un'epoca che per me sarà sempre meno semplice. Questa è una cosa che magari qualcuno capirà, qualcuno no, però io ve la dico in modo trasparente: la mia non è stata una scelta superficiale, non è stata una scelta da turista, ma è stata una scelta più che strategica.
E vi dico anche una cosa importante, io il Costa Rica non l'ho scelto solo a parole, non mi sono limitato a dire che bel posto, che bella energia, che bella natura. Io qui una scelta concreta l'ho già fatta. Ho aderito personalmente a un progetto reale comprando un terreno all'interno di un villaggio in costruzione, un villaggio off-grid immerso nella natura, con una filosofia diversa rispetto ai soliti progetti standardizzati. E per questo, insomma, per me è la differenza tra parlare di un paese da fuori e iniziare davvero a costruirci qualcosa dentro. In più, per chi fosse interessato, c'è la possibilità di valutare case modulari prefabbricate come quelle che vedrete nel video che vi mostrerò adesso. Quindi non sto parlando solo di teoria, di sogno, di parole, sto parlando anche di possibilità concrete. Se qualcuno vuole capire meglio il progetto, come avere più informazioni non solo sulle case modulari, ma anche sui terreni, sul villaggio off-grid in generale, mi può contattare, anzi ci può contattare tranquillamente, perché i contatti che avete visto poc'anzi sono sia i miei che quelli del mio socio Erminio. Poi ovviamente ogni situazione va capita bene, perché non è una roba uguale per tutti, pertanto bisogna approfondire il discorso, quindi chi è interessato ci contatti e non c'è nessun problema. Tornando a noi, è anche per questo che quando parlo di Costa Rica cerco sempre di andare oltre la cartolina, perché una cosa è dire mi piace questo paese, un'altra è dire qui ci voglio costruire davvero qualcosa. E per capire se un posto ha davvero senso, secondo me bisogna guardare molto più in profondità. Secondo me il Costa Rica viene frainteso anche per un altro motivo fondamentale, perché qui il lusso spesso non si vede. E oggi siamo abituati male, siamo abituati a pensare che il valore di un posto si misuri da quello che mostra, il grattacielo, la macchina, il quartiere figo, che comunque c'è. La roba che fa scena, la roba che puoi far vedere. Qui invece il lusso molto spesso è invisibile, è il lusso di vivere con meno tensioni addosso, è il lusso di avere la natura intorno, non come premio ogni tanto, ma come parte della vita normale. È il lusso di avere, almeno in certi contesti, una sensazione meno pesante di aggressività sociale rispetto ad altri posti. È il lusso di non sentirsi costantemente dentro una corsa isterica. E questa roba qua non la fotografi bene, però la senti. E qua arriviamo al famoso pura vida, che come ho detto non ho ancora capito, che da fuori tanti prendono come una cazzatina da turista, come una frase simpatica, come il classico slogan da tazza, da calamita, da maglietta. Ma questo è uno dei più grandi errori. Pura vida non è solo una parola, è proprio una mentalità, è quasi un modo collettivo di regolare lo stress, le aspettative, il rapporto col tempo. In un mondo dove tutto deve essere urgente, veloce, performante e perfetto, qui esiste ancora una specie di freno culturale. Attenzione, a volte ti fa incazzare anche molto, e io ne so qualcosa, perché non tutto va con i tempi che vorresti tu, non tutto è rapido, non tutto è lineare, tutt'altro. Però allo stesso tempo quel modo di vivere è anche un ammortizzatore. Ti togli un po' di veleno dalla vita, ti abbassa un po' la pressione costante, in un'epoca come questa secondo me vale ancora di più. Però ribadisco, io ancora non l'ho capito completamente, e se mai lo capirò completamente magari ci farò un video apposta. Un'altra cosa che secondo me conta tantissimo è che il Costa Rica tutto sommato resta un paese a misura più umana. Non ha megalopoli gigantesche che ti schiacciano, non hai quella sensazione di mostro urbano che in altri posti ti divora.
E questa scala più umana, secondo me, cambia tante cose, cambia il modo in cui vivi le relazioni, cambia il modo in cui percepisci il territorio, cambia anche il rapporto con lo Stato, con le istituzioni, con la quotidianità. Non sto dicendo che qui sia tutto rose e fiori, tutt'altro. Sto dicendo che quando un paese rimane dentro una dimensione più gestibile, tante dinamiche restano più leggibili. E questo per me è tendenzialmente una forza. E quindi sempre più gente sceglie il Costa Rica e secondo me questo è perché consciamente o inconsciamente tante persone stanno cercando esattamente questo: meno rumore, meno isteria, meno artificio, meno vita costruita tutta sulla pressione. C'è chi lo sceglie per il clima, chi per la natura, chi per fare impresa e chi per cercare una vita diversa. Ma sotto sotto secondo me c'è una ragione più profonda. La gente non cerca solo un posto dove stare, cerca un posto dove respirare meglio. E in una fase storica come questa ricerca diventa ancora più importante. Attenzione, non è il paradiso. Come va detto chiaramente, senza raccontare favole, io non sto cercando di dire che il Costa Rica è un paradiso. Perché se uno lo racconta così, racconta una mezza bugia. Il Costa Rica ha problemi, tanti, e alcuni problemi stanno anche crescendo. Il costo della vita pesa, la sicurezza è un tema. Le strade, in certe zone, in certi contesti bisogna stare attenti, ci sono inefficienze, lentezze, contraddizioni, ci sono situazioni che se arrivi con la testa sbagliata ti fanno impazzire, quindi no, non è un posto perfetto, chi lo vende come posto perfetto è in malafede. Secondo me oggi il Costa Rica è in un momento delicato anche per un altro motivo, perché se da una parte sempre più persone lo guardano, lo scelgono, ci investono e ci arrivano, e questa cosa porta soldi, attenzione, sviluppo, opportunità. Dall'altra parte c'è anche il rischio che a forza di pressioni esterne il paese perda un pochino di quello che lo rende veramente diverso. Perché quando entrano troppi modelli importati da fuori, quando cresce troppo la logica del profitto a tutti i costi, quando aumenta il costo della vita, quando si alza l'insicurezza, quando il paese comincia a inseguire quello che il mondo considera il successo, allora il rischio è che Costa Rica smetta piano piano di essere il Costa Rica. E questo secondo me è la vera partita. Il punto è che il mondo cerca di misurare il Costa Rica con i soliti parametri: PIL, reddito, infrastrutture giganti, velocità, visibilità, potenza. Ma il gioco del Costa Rica è diverso. Forse il suo valore sta in cose meno facili da misurare: il tempo, la qualità della vita, la stabilità emotiva, un certo livello di fiducia sociale, il contatto quotidiano con l'ambiente e una vita meno tesa. Anche se chi ve lo dice è una persona che ancora deve cercare di abituarsi al 100% a questo ritmo. Però ci sto provando. Diciamo che a mio fratello questa cosa viene un pochino meglio. Il problema è che queste cose contano tantissimo e quindi spesso vengono sottovalutate da fuori. Soprattutto se si cerca, come detto all'inizio, di inserire il Costa Rica sempre dentro certi modelli prestabiliti, dentro alcuni concetti che sono o bianco o nero, e non è così per il Costa Rica. In conclusione, quindi, se devo dirvela nel modo più semplice possibile, io il Costa Rica l'ho scelto perché non cercavo il posto che impressiona, cercavo un posto che nel bene e nel male avesse un senso, un posto con difetti reali, certo, ma anche con una sua logica, una sua umanità e una sua coerenza. E l'ho scelto anche pensando al mondo che sta arrivando, non solo a quello che c'è in questo momento. Perché per me era già chiaro che certi equilibri erano molto più fragili di quanto la gente volesse ammettere e che purtroppo il grosso forse deve ancora venire. Poi magari mi sbaglierò su alcune cose, ma la mia scelta non è stata superficiale, non è stata estetica, non è stata da turista, ma è stata strategica. Devo ancora portare a termine molte cose, siamo solo all'inizio, però come inizio non mi posso lamentare. E voi come la vedete? Secondo voi il Costa Rica è davvero uno dei pochi posti che ancora prova a far vivere le persone in modo più umano? Oppure anche lui piano piano sta perdendo la sua essenza? E soprattutto, oggi ha davvero senso scegliere un paese per il clima, per il mare, per il paesaggio? Oppure bisogna iniziare a guardare anche al contesto mondiale che sta cambiando? Voi scegliereste il Costa Rica? Se vi va, scrivetemelo nei commenti. Vi saluto e ci sentiamo e ci vediamo al prossimo video.